Se cerchi AI video su YouTube, trovi centinaia di video, tutorial, demo, escono continuamente nuovi modelli, nuove piattaforme. Nonostante io stia usando questi strumenti da tantissimi anni, ho bisogno di fermarmi un attimo e fare chiarezza. Quindi in questo video voglio creare una specie di mappa, voglio fare chiarezza, capire cos'è questo mondo dell'AI video, come si è sviluppato negli ultimi anni e come possiamo orientarci in questo panorama complicato e usare i workflow più efficaci. Nel 2015 Google presenta Deep Dream. Sono quei video che sembrano un po' psichedelici, quelli con tanti cani e coi colori un po' verdi, non so se ve li ricordate. Questo era più un esperimento, ma dimostrava già una cosa importantissima. Le macchine potevano interpretare e trasformare immagini. Poi nel 2017 arrivano i Transformers, una svolta enorme perché i computer iniziano a capire sequenze lunghe, enormi e quindi anche il concetto del tempo, non solo le singole immagini. Nel 2022 entrano in scena i primi modelli di diffusione come Stable Diffusion. Le immagini non vengono più costruite pezzo per pezzo, ma emergono come da una specie di noise, di rumore, partendo da un seme iniziale. Negli ultimi anni si parla sempre di più di world model, quindi modelli che non generano solo immagini, ma simulano proprio la fisica, il movimento, un mondo coerente. Capire questa evoluzione è importante perché fa capire come è possibile che l'AI video si sia sviluppato così velocemente in modo così potente. Oggi esistono due grandi strade per lavorare con il video AI. Da una parte ci sono gli strumenti open source che girano localmente sul computer, bisogna installarli e richiedono un pochino più di competenza tecnica, ma hanno il vantaggio di fornire molto controllo. Dall'altra parte ci sono i modelli closed source, piattaforme come ad esempio Sora, Google Flow, Runway. Sono più semplici da usare ma meno trasparenti e più difficili da controllare. Molti creators e filmmakers avanzati che usano questi strumenti come me da tanti anni, usano un po' una combinazione di entrambi a seconda di quello che vogliono raggiungere. Non è una scelta ideologica, open source, closed source, è più che altro una scelta pratica. Quando si vuole raggiungere un obiettivo, quando si vuole creare un'immagine e non funziona, si salta un po' dal closed source all'open source e viceversa. Quando parliamo di generazione video con l'AI, parliamo principalmente di 4 tecniche. Il text to video, quindi usiamo un prompt scritto per generare un video. Image to video, quindi partiamo da un'immagine, da una foto per avere un riferimento fisso e generiamo un video partendo proprio da questa immagine per fissare l'estetica e avere controllo. Poi c'è video to video, si parte da un video reale e lo si trasforma in un altro stile, in un altro modo. E negli ultimi tempi è emerso anche un quarto approccio chiamato reference to video o ingredients to video. Si tratta di scegliere delle parti dell'immagine precise e darle come riferimento per avere più continuità, per avere sempre gli stessi oggetti che ricorrono nelle varie immagini e avere più controllo. Questi 4 approcci non sono in competizione, spesso vengono usati tutti insieme nei workflow reali, nella creazione di un video con l'AI, perché a volte funziona meglio un approccio, a volte funziona meglio semplicemente un prompt, text to video, a volte funziona meglio dare dei riferimenti o partire da un'immagine. Dipende tutto tantissimo da quello che si vuole fare e non c'è un modo standard, una legge, bisogna semplicemente sperimentare e imparare a conoscere i modelli e questo mondo. Abbiamo visto che tante volte per generare un video partiamo da un'immagine,
Quindi, come creiamo questa immagine nel migliore dei modi oggi nel 2026? Ci sono tantissimi modelli che si sono evoluti nel tempo e ogni modello ha le sue forze. Ad esempio, uno dei primi era, ed tuttora è, Midjourney, che a me piace tantissimo, però non è fortissimo nel realismo, è più forte per creare immagini esteticamente belle, cinematografiche o mondi impossibili, surreali. Un modello che invece funziona molto bene per il realismo è Flux di Black Forest, che è una ditta che ha sede qui in Germania, nella Foresta Nera. Un altro concorrente importante nella generazione di immagini è Seedream di ByteDance, che sarebbe la ditta che ha creato TikTok. Quindi funziona molto bene perché il training di questo modello è stato fatto con tutti i video e le immagini di TikTok. Quindi possiamo immaginare quanto funzioni bene. E sempre sulla stessa onda è uscito negli ultimi mesi Nano Banana Pro, che è un tool di generazione di immagini e di edit di immagini di Google, e anche questo funziona molto bene perché il training, quindi tutte le immagini che gli hanno dato in pasto per formarlo, è stato fatto da Google, che naturalmente è uno dei colossi più grandi per immagini e video, e quindi gli sono state date in pasto tutte le immagini e video di YouTube, ad esempio, perché YouTube è di Google. Nano Banana Pro è stata un po' una svolta per noi filmmakers. Da quando c'è Nano Banana Pro riusciamo a raggiungere una coerenza maggiore tra le varie immagini, riusciamo a creare varie angolazioni, varie inquadrature della stessa scena, dello stesso personaggio, e quindi manteniamo questa cosiddetta coerenza che fino a pochi mesi fa veramente era molto molto difficile da ottenere. Adesso è un pochino più facile grazie a Nano Banana Pro. Come è cambiato il prompting? All'inizio il prompting era proprio una programmazione creativa ed era molto difficile scrivere un buon prompt. Mi ricordo che ho letto le linee guida di ogni strumento e ho cercato di imparare come creare questi prompt. Adesso è molto più facile. Tutti usiamo dei large language models, dei chatbot come ChatGPT, Claude, Gemini per scrivere i prompt, perché le macchine comunicano meglio tra di loro. Io dico a ChatGPT, ad esempio, cosa voglio ottenere nel mio linguaggio e lui lo scrive in un modo comprensibile al tool. Naturalmente gli devo anche dire che tool voglio usare. Se userò Midjourney, lui scriverà in modo diverso rispetto a se userò Seedream o Flux. Alcuni dicono che il modo migliore per fare prompting sia il JSON prompting, che è un linguaggio ancora più adatto alle macchine. Io personalmente non lo uso, a me piace parlare proprio in modalità vocale tramite Whisperflow, che è un tool che uso per parlare direttamente, per non scrivere con la tastiera, e mi piace parlare, dire cosa voglio raggiungere, l'estetica, proprio come se parlassi con un direttore della fotografia, e così poi ChatGPT mi aiuta a scrivere questo prompt. Quindi il prompt non è più solo un comando, diventa proprio una collaborazione tra l'essere umano e la macchina per comunicare anche poi con un'altra macchina, che è il modello che decidiamo di utilizzare per generare l'immagine di partenza o il video direttamente. A oggi, secondo me, i modelli di video più interessanti sono Google Veo 3.1. È molto molto potente per quanto riguarda video in cui abbiamo una persona che parla, quindi il lip sync. Per questo è molto molto valido e in generale funziona anche molto bene, reagisce bene al prompt, è facile da controllare al momento. Poi abbiamo Kling, è praticamente il più forte al momento per il movimento, per ricreare il movimento fluido e
simile a quello del mondo reale. Runway, che è uno dei primi modelli, è sempre molto valido, soprattutto per la coerenza dall'immagine fissa al video. Luma Ray per me è molto interessante per quanto riguarda video to video, e C-Dance di ByteDance è anche molto valido. La scelta dipende molto dal tipo di progetto. Non esiste il modello perfetto per tutto, però dipende da quello che vogliamo fare, da che tipo di video vogliamo creare. Se volete approfondire un pochino questa parte e vedere, secondo me, quali sono i modelli migliori per il tipo di video, vi lascio un link in descrizione con una piccola guida che potrebbe risparmiarvi un pochino di credits, oppure io vi dico andate e sperimentate voi, perché questa è la cosa più divertente. Provare vari modelli e sperimentare. Per sperimentare con vari modelli video sono nate sempre più piattaforme che in inglese si chiamano aggregators, piattaforme aggregatrici, nel senso che si paga una singola subscription e si possono provare vari modelli. Quindi se vogliamo generare un video possiamo provare prima con un modello un pochino più economico, ad esempio, che consuma meno credits, che potrebbe essere Kling, vediamo funziona bene, magari non funziona bene, allora possiamo provare a spostarci su Google Bio e vedere come va. Insomma, queste piattaforme consentono di cambiare e ne sono nate tantissime. E adesso qui ve ne elenco alcune e poi anche lì bisogna vedere, dovete provare voi quale vi piace di più anche dal punto di vista dei prezzi e delle possibilità. Allora, le più interessanti al momento sono Adobe, perché comunque è uno standard nel settore e è interessante non dover uscire dall'ecosistema Adobe. FreePic, che lo uso da tanto e funziona molto bene anche perché nello stesso abbonamento si ha accesso anche a uno stock footage, quindi per chi usa già stock footage è una cosa in più nello stesso prezzo. Poi c'è Crea, che è molto creativa secondo me e mi piace da tantissimo tempo e non costa neanche tanto. Poi c'è Flora, che ha un po' questa estetica della mood board, non so se la conoscete, dei notes, si possono collegare dei notes, come questi. Poi c'è Hicksfield, che sicuramente avrete visto perché tanti creators ne parlano ed è anche molto creativa come piattaforma e molto all'avanguardia. Introducono sempre nuovi effetti e nuovi workflow semplici da utilizzare. Poi c'è Artlist, che è un po' come Adobe, è un colosso e potrebbe essere interessante se si usa già la musica o lo stock footage di Artlist, si potrebbe fare un upgrade, comprare alcuni credits e rimanere nello stesso ecosistema. Poi c'è Leonardo, che mi piace molto perché si sviluppa anche molto velocemente, aggiunge subito i nuovi modelli, sono proprio all'avanguardia. E poi voglio citare anche OpenArt, che ha un modello abbastanza accessibile secondo me e non troppo caro. Anche se in questo video ho citato tantissimi nomi di tools, di modelli, sembra tanto, sembra un caos, ma alla fine dobbiamo ricordarci che l'AI video come lo conosciamo oggi è nato soltanto nel 2022, quindi 4 anni fa, praticamente è un bambino. Quindi siamo tutti all'inizio, stiamo tutti sperimentando, non esistono regole scritte, non si può fare un corso e dire adesso imparo le AI video dall'A alla Z, dall'inizio alla fine, perché cambia in continuazione, questo è anche il bello. Quindi la cosa più bella è tirare fuori la voglia di sperimentare, la propria curiosità, mettersi a sperimentare con queste piattaforme, usarle in modo creativo, usarle in modo etico, pensare cosa stiamo facendo prima di farlo, così soltanto per farlo. E secondo me questa è una cosa bellissima e siamo tutti studenti, stiamo tutti imparando, siamo tutti all'inizio, anche chi come me
usa questi strumenti da 4 anni, è all'inizio e quindi sì, io voglio solo dire che da quando uso questi strumenti mi sento molto più creativa e mi ha dato tantissimo. Sono consapevole di tutti i rischi potenzialmente dannosi dell'etica, del deepfake, della perdita del lavoro, ma lo stesso a me piace, mi diverto, è un'ossessione e spero di poter trasmettere anche a voi questa ossessione. E se ti interessa curiosare un po' e vedere come uso l'AI nei miei film, forse ti interesserà vedere questo video in cui ti mostro come prendo una foto antica, la restauro e la animo, la porto in vita con un video per esplorare la memoria, il ricordo e l'identità. Ora ti saluto, grazie, ciao, alla prossima.